Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Se è la prima volta che entri e la ricetta ti piace, lasciami un commento e condividi. Oggi voglio parlare del sauté, piatto veloce e gustoso, delle cozze, un mitilo che fa bene alla salute. L'importante è che sia ben cotto. È ricco di sali minerali, di omega 3, è utile anche per chi fa la dieta e perché è ipocalorico. Ricco di sali minerali, come ho detto in precedenza, si può preparare in svariati modi e si può condire anche vari primi. Io ho fatto l'impepata di cozze, veloce, gustoso e soprattutto salutare. Seguite la ricetta, se vi piace condividete e lasciami un commento. Alla prossima ricetta dal canale di Virginia. A presto! Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Buongiorno e bentornati nel mio canale. Preparo per cena delle cozze peppate a modo mio. In questo periodo che c'è l'epatite, una cosa o un'altra, basta far cucinare bene il pesce. Le cozze le ho ben lavate, strofinate con una spugnetta e col coltello, le metto da parte. Serviranno 4 pomodorini maturi, quello che volete. Inizio con girare l'inquadratura, abbassare e vi faccio vedere come le preparo. La pentola deve essere del bordo leggermente alta. Ho messo un filo d'olio. Adesso vado a mettere dei pomodori, come volete, che siano ben maturi a pezzi nella pentola e li lascio che si cucinano un po'. Li schiaccio poi con la forchetta, ne preparo un paio e li verso dentro. Versato il pomodoro fatto a pezzettini, aumento un po' il fuoco. Li ho fatti leggermente a pezzi grossi perché me piace che mi trovo dei pezzetti quando metterò il pane, perché un po' di sale, non molto, perché le cozze sono già saporite di loro, di suo. Congiuntivi, verbi, oggi li mettiamo insieme. A fuoco vivo li facciamo andare, che si ammorbidisce un pochino il pomodoro. Nel frattempo ho tagliato delle fette di pane, come volete, che poi le andrò a fare a tostare. Farò dei crostini, le lascerò un po' grandi, piccoli, come volete. Io le lascerò così a fette. Metterò poi nella bistecchiera con un filo di sale. Adesso pochi minuti, l'importante è che si aprano bene, prendano di gusto. Nel frattempo ho sbucciato 2 spicchi d'aglio che poi andrò a fare a pezzetti, ma tolgo l'anima dentro. Rigiro bene il tutto, si sta ammorbidendo. Verso all'interno le cozze lavate, sciacquate molto bene, cambiato l'acqua più di un paio di volte. Lascio così. Fuoco vivo, metto il coperchio, che sia trasparente o no non importa. Andiamo a controllare. Quando saranno tutte ben aperte vado a rigirare che si insaporisce tutto. Nel frattempo prendo un po' di prezzemolo, oggi non l'ho tagliato, l'ho preso fresco e vi mostro, e vado a farne un po' a pezzetti che li metterò all'ultimo crudo insieme all'aglio, fare rigirare tutto un 2-3 minuti e le cozze si saranno ben aperte. Non so se si può notare, già comincia a bollire. Le cozze non sono bollite ovviamente. Tolgo il coperchio e voilà, sono quasi tutte aperte. Adesso che sono quasi tutte aperte, con il mio cucchiaio vado a rigirare bene il tutto. Rigiro che si insaporiscono tutte quante e non spengo ancora. A parte, io ho già preparato il prezzemolo, non uso la mezzaluna perché come chi mi conosce sa che ho ancora problemi alle mani. Prendo la forbice, li ho fatti a pezzettini, verso abbondantemente il prezzemolo, lo spicchio d'aglio ho tolto l'anima,
e vado a farle a pezzi un po' grandi. Chi non vuole l'aglio lo può sempre scartare, che si prende di gusto. Io ne metto 2. Questo piatto è per 4 persone, 4-5, ma chi ama le cozze è capace che da solo se ne mangia mezza pentola. L'importante è all'ultimo mettere il prezzemolo, farle aprire bene tutte, le facciamo insaporire. A questo punto io metto il pepe. Chi non ama il pepe, ovviamente che pepata è, non mette il pepe. Rigiriamo, spegniamo e lasciamo insaporire. Nel frattempo cosa faccio? La chiudo di nuovo con il coperchio, lascio così e vado a tostare il pane a fuoco vivace in una padella dove andiamo a tostare. Io metto un filo d'olio, aggiungo le fette di pane, possiamo usare anche il pan carré, quello che vogliamo. Metto lì, aggiungo appena ancora un filo d'olio e lo faccio tostare da tutte e due le parti. Le cozze pepate sono pronte, super profumate e buone, e soprattutto non ci sarà pericolo per l'epatite. Adesso possiamo lasciarli con un coperchio, io ne metterò un paio perché è ancora un po' presto, nel piatto, ovviamente con un po' di sughetto. Mi raccomando, se trovate qualche cozza proprio chiusa, non cercate di aprirla, la buttate completamente. Pronta, vado a mettere un crostino di pane, 2, e gli altri li lascerò al centro. Pronto il piatto. Se la ricetta vi piace, se vi piacciono le cozze, lasciatemi un commento, condividete, ditemi cosa ne pensate in questo periodo che si parla di epatite. Intanto buon appetito. Per Pasqua troverete tante ricette sul mio canale, se vi piacciono andate a dare un'occhiata. Una buona cena, alla prossima ricetta dal canale di Virginia. A presto!